Mio nonno raccontava storie fantastiche, alcune diventate leggenda, di uomini coraggiosi che scalavano la montagna e di altrettanti uomini che riuscivano ad attraversarla. La montagna custodiva preziosi tesori. Un giorno salii anch'io in vetta alla montagna e guardando verso l'orizzonte infinito immaginai quale tesoro ci fosse sotto i miei piedi. E oggi la favola diventa realtà e vedrai una parte di quel tesoro. Ciao, buongiorno da me Sara. Oggi un video veramente speciale. Siamo in Garfagnana, poi alla fine del video vi darò tutte le indicazioni per raggiungere facilmente questa grotta da tutta Italia. Siamo alla Grotta del Vento, vi facciamo vedere delle immagini spettacolari. In questa escursione che ci porta a scoprire il sopra e il sotto di una montagna, devo ringraziare Vittorio Verore Bozzello, presidente onorario dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane, nonché fondatore della società di gestione della Grotta del Vento, che ci ha dedicato un'intera giornata facendo possibile la realizzazione di questo video. Te lo voglio presentare nel modo più consono a questo canale di condivisione della passione per la montagna. Senti le sue parole. Ecco come è cominciata la mia attività qui alla Grotta del Vento. È cominciata dalla necessità di comunicare qualche cosa agli altri, comunicare quella che era la mia passione, quello che poteva essere l'interesse per un aspetto geografico che allora era ben poco conosciuto. Dai, partiamo insieme, ecco l'ingresso della Grotta del Vento. L'orso delle Caverne era un grande orso, più grande di quelli attuali, che trascorreva l'intero letargo in grotta, dove si allontanava il più possibile dall'esterno per trovare condizioni ideali di temperatura soprattutto e anche di umidità, perché l'umidità che a noi a volte fa paura, per lui era comodirissima, perché permetteva di non perdere l'acqua corporea e quindi non aveva quella diminuzione del peso corporeo che hanno gli altri animali che vanno in letargo in ambienti diversi. Poteva arrivare a 3 metri d'altezza circa quando si alzava in piedi sulle zampe posteriori. Questo cranio è lungo quasi 50 cm, vediamo una mandibola, da giù un'altra mandibola, qui vediamo una mano, quella che corrisponde alla mano, il piede anteriore, e lì vediamo il piede posteriore. Sono di esemplari diversi, non è che siano tutti dello stesso esemplare, quindi possono avere età e dimensioni diverse. Ora scopriamo le origini del nome. Perché si chiama la Grotta del Vento? Questa porta è stata messa in questo punto per proteggere la grotta da eventuali incursioni vandaliche. Succede a volte che qualcuno da di fuori e come va a spregiare un quadro in un museo potrebbe fare dei danni gravissimi all'interno della grotta. A fianco della porta sono stati lasciati dei fori che corrispondono come sezione complessiva a quello che era il passaggio per entrare nella grotta prima che levassimo i detriti. Questo l'abbiamo fatto per conservare gli stessi parametri microclimatici che precedevano la valorizzazione, per evitare che la valorizzazione della grotta potesse incidere in maniera negativa o comunque in maniera eccessiva sul microclima della grotta. Ora d'estate qui si sente anche ora. Come? Il vento. Sì, si sente leggermente perché c'è poca differenza di temperatura. A cose normali in inverno, in questa stagione c'è una differenza di temperatura molto più forte e il vento è molto più forte di oggi. Oggi è particolarmente leggero, perché siamo ancora in alta pressione, fenomeni ancora in alta pressione africana. Il vento può arrivare in corrispondenza di questa porta, che è la maggiore strettoia in tutto il percorso, può arrivare a una velocità di 140 km/h. Questo sia in pieno inverno, quando fuori magari vengono 15 gradi sotto zero, e sia in piena estate, quando fuori ci sono 30-35 gradi sopra zero. Ecco, questo è un punto chiave nella storia dell'esplorazione delle grotte. La galleria si divide in due.
La galleria superiore è quella che illumina con la torcia, è quella turistica artificiale, è stata scavata per superare quella naturale che scende, scompare sott'acqua, eccola lì, scomparisce sott'acqua e riemerge dopo 30 metri. In natura prima c'era solo quella, quindi era impossibile andare avanti per la maggior parte dell'anno perché sarebbe stato necessario immergersi nell'acqua, da procedere con le attrezzature subacquee. La presenza di questo sifone, si chiama sifone, una galleria che scompare sott'acqua e riappare, è stata provvidenziale per la salvezza della grotta, perché mentre in altre grotte il patrimonio concrezionale è stato devastato, qui fortunatamente questo sifone, impedendo l'accesso, ha consentito alle concrezioni di accrescersi liberamente e di non essere distrutte come è avvenuto in altri casi. Anche se dei danni in realtà ci sono stati, ma sono stati limitati da periodi molto limitati durante i quali era possibile passare. Mentre Sara offre il supporto fotografico, Vittorio non solo spiega le origini della grotta, ma anche la nascita delle Alpi Apuane, la sedimentazione sul fondo marino, allo spostamento placche continentali e al sollevamento. Straordinaria conclusione di confessioni calcaree, depositi lasciati dalla stilichide e dalla percolazione dell'acqua, che caratterizzano tutto il primo itinerario. Quindi abbiamo una parete interamente rivestita da una grande colata che scende dal piano superiore che fa parte del terzo itinerario, e noi siamo nel primo itinerario. Ponte, di fronte al ponte per cui scavata e si pone, abbiamo visto una scala che sale. E la scala fa parte del terzo itinerario, il giro di 3 ore. Il giro tra l'altro più lungo che si faccia in Italia per quanto riguarda la strada. Là sotto si intravede il sentiero che si percorre col terzo itinerario. Dopo ci andremo comunque, se percorriamo al portaggio. Laghetto dei Cristalli, una immensa parete di concrezioni calcaree come stalattiti, stalagmiti e colate in fase di accrescimento. Una cattedrale naturale dove ovunque spuntano le canne del suo immenso organo, che suona musica naturale, crepitio dell'acqua. Ogni commento qui è superfluo e le immagini parlano da sole, per cui ti lascio per un attimo godere di questo tesoro.
qui c'è una bella corda, Sì. per gli amici che gli piace arrampicarsi. Questa corda qui serve per raggiungere una diramazione molto breve ma molto bella che si trova lassù, si chiama diramazione dei tre, a volte i nomi sono banali, perché tre? Perché quando i primi a salire lassù eravamo in tre, io con altre 2 persone, e lassù ci sono delle cose veramente fantastiche, delle cristallizzazioni di calcite eccezionali, una saletta con delle colonne traslucide, si mette la luce contro la parete e per trasparenza si illumina mezza sala, ma è una cosa incredibile. Purtroppo non è possibile portare un sentiero, perché ci sono delle strettoie che sono strette anche per uno speleologo di corporatura normale. Ho avuto questa passione fin da bambino, no? Sì, fin da bambino. Infatti io quando abitavo a Lucca, in Viale Castruccio Castracani avevo 5 anni, ecco, ero attirato per esempio da quelle lunette che ci sono sotto i marciapiedi, semplicemente perché sentivo l'aria calda che veniva di lì. Quindi curiosità per tutto quello che era sottoterra. Quando vedevo gli operai che lavoravano per la manutenzione delle linee sotterranee, ero subito incuriosito, volevo scendere anch'io per vedere cosa c'era là sotto. Poi ho cominciato nei sotterranei delle mura e di lì alle grotte, ed anche a grotte di queste dimensioni, insomma. Chiaramente noi stiamo vedendo la parte turistica della grotta, che vi giuro dà una sensazione bellissima. È veramente uno spettacolo impressionante. Vedo un'altra corda. Sì, questo per cambiare un faro che si trova a una quindicina di metri d'altezza lassù. Chissà come mai vedo sempre le corde. C'è un'altra anche lì. Sì, questa corda facilita l'accesso alla galleria forse più bella di tutta la grotta, la galleria del Paradiso che abbiamo chiamata. Anche lì ci sono condizioni di bellezza straordinaria che nessun turista potrà mai vedere, perché per portare un sentiero lassù ci sarebbe da distruggere nella metà. Quindi, noi abbiamo fatto i sentieri solo dove non si faceva andare, dove fare il sentiero non comprometteva per niente l'integrità del patrimonio professionale della grotta. E le batterie della mia GoPro sono andate KO a meno 0 gradi. In questa grotta c'è una temperatura costante. Più 10,7 costante, nelle zone più interne, perché la parte iniziale è influenzata dalla temperatura esterna durante l'inverno. La corrente d'aria invernale entra nella grotta, quindi se c'è freddo fuori, l'aria fredda entra e abbassa la temperatura della grotta, però solo fino a 100 metri o poco più dall'ingresso. Più avanti poi si stabilizza sul valore che ho appena detto. Quindi qui siamo alla fine del primo itinerario. Il gruppo che torna da questa parte, quelli invece che continuano sul secondo itinerario scendono fino in fondo. Perché il primo è comune? La prima parte è comune a tutti? Generalmente li separiamo, però quando c'è poco movimento preferiamo fare un gruppo unico, tanto la gente è poca, e quelli del primo tornano indietro, quelli del secondo proseguono. Se no d'estate separiamo sempre i gruppi, solo primo, solo secondo, solo terzo. Nel prossimo video vedremo il secondo itinerario con Mario, che ci farà da guida, speleologo e figlio di Vittorio, da cui ha ereditato questa passione. Vittorio ci porterà anche a scoprire un luogo esterno bellissimo, San Pellegrinetto, da cui è possibile vedere la grotta che sta proprio sotto la vetta della montagna. Una grotta che è visitabile soprattutto anche delle famiglie, no? Penso perché ai bambini piace la grotta. Certamente. Quindi soprattutto il primo itinerario della grotta è consigliato anche alle famiglie. È l'ideale, sì. Anche quelli più piccoli che cominciano a muovere i primi passi, mentre invece per il secondo e per il terzo è bene che siano del tutto autonomi dal punto di vista camminare. Per ovvie ragioni non si possono portare bambini a spalla e zaini.
La Grotta del Vento, sottofondo volasco, è facilmente raggiungibile da Gallicano, che a sua volta è raggiungibile da Lucca. L'uscita autostradale più vicina, per chi piace i passi di montagna, sempre con uscita autostradale, da Aulla, via Passo dei Carpinelli, oppure da Modena, via Passo delle Radici. Per ogni informazione metto in descrizione il sito ufficiale. Un abbraccio da me, Sara e Vittorio. A presto!